Se esiste un nome che incarna la perfezione nel mondo della mountain bike è senza dubbio Nino Schurter. Is this an attack from Schurter? Yeah, it is. Yes, it is. I don't know if Matthias Flicker's got an answer for this at the minute. Schurter, look at the gap he's pulled. Detail. He's barely touched that saddle for the last 2 laps. Nino Schurter doesn't just write his name into the history books. Nino Schurter owns the history books. 34 career wins for Nino Schurter, the new record holder. Never in doubt, the greatest of all time. Nino Schurter wins the second round of the UCI Mountain Bike Cross Country Olympic World Cup. Un atleta che ha e sta tuttora scrivendo la storia della mountain bike, in particolare del cross country. Nino Schurter takes it to 10. He's going to be a 10-time world champion. Battendo record su record e diventando il riferimento assoluto della disciplina. Ma come ha fatto un ragazzo svizzero nato tra le montagne a diventare il cross countryista più forte e famoso della storia? Restate con me perché oggi vi racconterò la sua incredibile ascesa dai primi passi al dominio assoluto nel mondo della mountain bike. Siamo a Tersnaus, un piccolo villaggio nelle Alpi svizzere, e il 13 maggio 1986 nasce un certo Nino Schurter. Il padre è Ernst, penso si dica così, non ho mai visto un nome con così tante consonanti e poche vocali. Fatto sta che ha trasmesso la passione della mountain bike a entrambi i suoi figli e questo sport li accomuna ancora oggi. Il fratello ha una scuola di mountain bike qua in Toscana, mentre il padre sistema e costruisce trail in Svizzera. Mentre Nino ci arriviamo con calma. Fin da piccolo mostra un'attrazione per la natura e i suoi genitori gli fanno provare i vari sport, come sci di fondo, atletica e ciclismo. Piano piano Nino abbandonerà tutto il resto e manterrà solo la terza, il ciclismo. A soli 7 anni Nino riceve la sua prima mountain bike e insieme al papà inizia ad esplorare i primi sentieri vicino a casa. Da subito prende confidenza con il mezzo, si diverte e vuole girare sempre di più. Iniziò presto con le competizioni e ottenne buoni risultati già da esordiente allievo, ma il vero punto di svolta fu quando incontrò una leggenda svizzera della mountain bike, Thomas Frischnett. Frischnett fu argento alle Olimpiadi del 96, campione del mondo di cross country sempre nel 96, campione del mondo marathon nel 2003 e 2005 e vinse varie tappe di Coppa del Mondo cross country. Insomma, uno dei primi fenomeni a livello mondiale del cross country. One of my very first bike ride I did with Nino, 2003 it was. At that time there was no one that could follow me on my home trails. He was the age of 17 and on the first descent he hangs on my wheel. And I go like, not bad. The second descent I go a little bit harder, no problem following my wheel. Damn, this guy is good. Third descent we did, I went all out. And at the bottom of the descent, he was still there. And from that moment, I knew Nino is a special guy. E per tutto il resto della sua carriera lo aiuterà a perfezionare la tecnica e la tattica di gara. Nel 2004, a soli 18 anni, Nino vince il suo primo titolo mondiale nella categoria junior. Partì con il numero 19 e arrivò al traguardo in solitaria con un distacco non indifferente. Nello stesso anno vinse anche i campionati europei sia individuali che di squadra. Nel 2005 vince solo il campionato nazionale svizzero, ma non è più junior, bensì è nel suo primo anno da Under 23. Ma tranquilli che nel giro di un anno si ambienta anche in questa categoria. Nel 2006 vince i campionati nazionali, i campionati europei individuali e di squadra e i campionati del mondo individuali e di squadra. Nel 2007 si ripete in tutto tranne che nei campionati del mondo individuali. Nel 2008, nel suo ultimo anno da Under 23, vince ancora una volta i campionati mondiali e i campionati europei. È evidente che in questi ultimi anni Nino si è fatto notare particolarmente e tutte le migliori squadre del mondo lo vorrebbero all'interno del loro team. Ma lui, da quando conobbe Frischnett, entrò nel team Scott Racing Team, che negli anni cambiò nome, ma bene o male le persone all'interno rimasero
rimasero sempre le stesse. Tuttora ne fa parte e non riuscirei ad immaginarmelo se non con una Scott sotto il sedere. Il vero successo arriva nel 2009, quando a soli 23 anni vince il suo primo campionato del mondo Elite. Da quel momento inizia il suo dominio incontrastato e fa capire che è in grado di vincere anche nelle categorie massime, insieme a tutti i massimi esperti del settore e tutti i campioni dell'epoca. Tra il 2012 e il 2024 Nino diventa il punto di riferimento assoluto della mountain bike, vincendo 10 titoli mondiali Elite, oltre 34 gare di Coppa del Mondo, un'infinità di gare internazionali e domina il ranking mondiale per più di un decennio. Nino ha sempre avuto uno stile di guida elegante ma molto veloce, Nino is so fast here. combinata ad una preparazione atletica impeccabile da parte di Nicolas Siegenthaler, lo rende praticamente imbattibile. Per anni si sfidò contro Julian Absalon, un'altra leggenda della mountain bike francese, forse il secondo dietro Nino Schurter nella storia della mountain bike e nella storia del cross country. Questo rese il tutto ancora più appassionante e leggendario. Dopo 2 medaglie olimpiche, bronzo a Pechino 2008 e argento a Londra 2012, Nino ha solo un obiettivo, l'oro olimpico, e nel 2016 a Rio de Janeiro il sogno diventa realtà, con un accusso del cross country. Erano passati solo 7 anni dal suo arrivo nelle categorie elite e si pensava che avesse raggiunto già tutte le vittorie che poteva raggiungere e, tra virgolette, l'apice della sua carriera. Ma ancora, ragazzi, abbiamo 10 anni di vittorie davanti. Negli anni continua a vincere Coppe del Mondo, mondiali, tutto e di più. Nel frattempo Absalon ha smesso di correre e incontra altri giovani talenti come Pidcock e Van der Poel. No one's ever been able to come in and whoop the world's best mountain bikers, right? And now all of a sudden, there's two that can do it. Thomas Pidcock is going to end a drought since the British rider last won an Elite World Cup. Van der Poel has ridden away from the Olympic champion. Believe the hype! Pidcock, Van der Poel, when they turn up to win. Pidcock is, at the moment, is the mountain biker to beat. I'm Tom Pidcock and I race bikes. Normally not mountain bikes. This omni cyclist who can do everything, that can go and win the Tour de France, can win classics, Paris-Roubaix, you name it. 7 world titles, cyclocross and mountain bike, time trial when I was a junior. Current Olympic world champion on mountain bike, Tour de France stage with me. It must be so difficult for Nino to have to deal with that. But they're not scaring me. They're just pushing me. Oggi Schurter ha 38 anni e continua ad essere molto competitivo. Il suo impatto sul mondo della mountain bike e del ciclismo va oltre le competizioni. Ha ispirato un sacco di generazioni di rider, ha innovato la tecnologia della mountain bike e per ultimo, ma non meno importante, ha contribuito a rendere il cross country più spettacolare che mai. Oggi, senza una figura come la sua, il cross country probabilmente sarebbe stato diverso. Pensate solo che lui è stato uno dei primi a portare le 29 in gara, i copertoni da 2.4, le forcelle prima da 100 mm e poi da 120. O banalmente è stato uno dei primi a credere veramente nella full nel mondo del cross country competitivo a livello mondiale, in Coppa del Mondo. A portare queste bici, nel suo caso la Spark, in Coppa del Mondo, dimostrando che la bici più leggera non è necessariamente la più veloce. Oppure è stato uno dei primi a portare la doppia davanti quando ancora tanti utilizzavano la tripla e poi qualche anno dopo a portare la corona singola davanti, quando ancora la maggior parte della gente era rimasta alla doppia, aveva appena scoperto forse la doppia. Poi è stato anche uno dei primi a utilizzare il telescopico, a utilizzare la tecnologia wireless. Insomma, il 90% delle innovazioni nel mondo della mountain bike sono prima passate e state testate da Nino Schurter, quindi a lui dobbiamo tanto se il cross country negli anni ha avuto questa evoluzione. Io oggi non saprei trovare un nome che lo possa sostituire dal momento che lui smetterà di correre. Se avete qualcuno in mente scrivetelo pure qua sotto nei commenti, ma sinceramente spero che questo momento arrivi il più lontano possibile, anche perché sono 3 anni che continua a dire quest'anno è l'ultimo e poi continua a vincere, quindi continua a correre. Bene ragazzi, questa era la storia di Nino Schurter, del re del cross country. Se il video vi è piaciuto lasciate
lasciate un like, iscrivetevi al canale che è gratis, a me fate un grosso piacere, e arriviamo a 200 like se volete che vi racconti un'altra storia. E a proposito, scrivete nei commenti chi volete che vi racconti nel prossimo video.